Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di Tickets for Life. Come vedete ci troviamo all'interno del nostro furgone che abbiamo comprato in Germania. Se non avete visto il video dell'acquisto ve lo mettiamo sopra e anche giù in descrizione. Abbiamo un po' di pacchi, come vedete, da aprire e andiamo a vedere cosa abbiamo ordinato. È tutta roba che ci servirà per la camperizzazione di questo furgone. Vi invito anche a seguire tutti i nostri video perché ci saranno tutte le varie fasi dell'allestimento. Come vedete abbiamo già messo i pannelli per il rumore, sentite come suona bello pieno. Abbiamo i pannelli per coibentare per la temperatura e abbiamo già passato tutti i cavi elettrici, ma andiamo avanti con l'unboxing. Bene, qui abbiamo dei magnetotermici che servono per fare un impianto a norma, che infatti metteremo anche la 220, metteremo l'attacco a colonnina e l'inverter. Questo si leva. Qui abbiamo i cavi di prolunga per i pannelli solari, sono dei cavi da 3 metri che servono a portare la corrente dai pannelli solari all'interno del mezzo. Vediamo un po' che abbiamo di qua. Qui abbiamo altri fili elettrici che servono per farli passare anche dentro a questi tubi. Qui dentro poi abbiamo il relè, il Cyrix CT. Il Cyrix CT che serve, praticamente è un relè che mette in comunicazione batteria motore e batteria servizi. Quindi quando accendiamo il quadro elettrico e la macchina è in movimento, questo aggeggio mette in comunicazione batterie tra di loro e fa sì che l'alternatore vada a ricaricare anche la batteria dei servizi. Qui c'è una scatolina, io non mi ricordo nemmeno che cosa ho ordinato perché nel tempo ho ordinato un sacco di roba. Vediamo che c'è qua dentro. Ah, ecco, qui un altro accessorio molto importante è il passacavi. Vedete com'è fatto? Questo serve per passare i cavi dal tetto, dai pannelli solari e farli scendere giù al mezzo. Andrà fissato col Sikaflex, ovviamente va fatto un foro sulla lamiera, ma questo è un accessorio indispensabile. Andiamo avanti. Perfetto, qui abbiamo uno staccabatteria, vedete com'è fatto, che semplicemente mi permette di staccare la batteria e di spengere tutto l'impianto. Ovviamente di tutti questi articoli vi metteremo il link in descrizione. Sono tutti link Amazon, quindi voi potete vedere tutti i vari prodotti. Se li volete comprare, a noi ci arriverà una piccolissima commissione che ci aiuterà a crescere con il nostro canale, quindi molto gradita. Andiamo avanti. Qui abbiamo un nastro biadesivo che ci servirà a fissare alcuni pannelli di rivestimento che poi vi faremo vedere. E della tesa sono 25 metri di nastro. Qui abbiamo altre scatole. Ok, abbiamo queste due scatoline. Andiamo subito a vedere che c'è. So già che cosa c'è dentro, vedete? Qui dentro abbiamo dei faretti a 12 volt. Abbiamo presi con la rifinitura cromata, ci sono i fili a 12 volt, abbiamo comprato 8 faretti che andremo a installare sul tetto del furgone. Vedremo poi che resa e che luce fanno. Sono 2 scatole, 4 faretti per scatola. Abbiamo tantissimi pacchi, e altri ne dovranno anche arrivare ancora. Andiamo avanti.
Benissimo, perfetto. Qui un altro accessorio molto utile, praticamente è una scatola portafusibili. Qui abbiamo tutti i fusibili di vari amperaggi. E qui possiamo collegare tutte le varie apparecchiature a 12 volt e avere un controllo indipendente con il relativo fusibile. Molto interessante. Qui ci sono tutti i fusibili, vedete, di tutti i colori, con i voltaggi separati, le viti per il fissaggio e gli sticker con i nomi, ad esempio frigorifero, box, cioè il boiler, ne so, le luci, la pompa, si possono attaccare sopra. Qui abbiamo tutti i pacchi del pavimento che andranno nel van. Qui abbiamo preso Leroy Merlin il tinello dell'acquaio, abbiamo preso un miscelatore, la tazza per la doccia. Qui ci sono tutti i legni che serviranno a montare il letto. Qui abbiamo altri pacchi di cui dobbiamo fare l'unboxing. Vediamo un po' che abbiamo qui dentro, li apriamo subito. Ebbene sì, abbiamo deciso di fare il grande passaggio e di cambiare le nostre batterie e di passare al litio. Qui abbiamo una scatola dove abbiamo una batteria al litio venduta da Litio Store. Vediamo subito che tipo di batteria abbiamo preso. Apriamo il nostro pacco, facciamo l'unboxing ed ecco qui questa fantastica batteria al litio. Ed ecco qui la nostra batteria al litio. Come vedete la dimensione è molto simile alla vecchia batteria. Questa è una batteria al gel da 100 ampere e questa invece è una batteria al litio sempre da 100 ampere. Ma 100 ampere al litio funziona come due di queste batterie da 100 ampere, quindi la resa è come fossero 200, o meglio, questa qui ha una scarica del 50%, questa dell'80%, quindi praticamente è il doppio. È una batteria che ha 8 anni di garanzia, quindi siamo molto curiosi di vedere come funzionerà e quale sarà la sua resa. Una delle differenze poi più sostanziali è il peso. Questa è veramente leggera, solo 11 kg, mentre questa, oddio, nemmeno la alzo perché questa pesa 30 kg, fa una fatica assurda ad alzarla. Oltre ad avere una resa maggiore abbiamo anche un peso molto differente. Questa pesa un terzo di questa e rende il doppio. Di contro c'è solamente una spesa maggiore, perché infatti se questa costa poco più di 200 euro, per comprare questa ce ne vuole 600. Ma alla lunga, calcolando che ce ne vuole 2 di queste e che la durata anche negli anni è maggiore, alla fine i prezzi diciamo che si equivalgono. Vedete che questa batteria ha anche un display che mi permette di controllare il suo stato. Infatti se lo accendiamo, ecco, mi dice che è al 92% di carica, 13,4 volt, 31 gradi, questa è la temperatura della batteria. Oggi è una giornata veramente calda, 13,4 volt. Quindi importante, interessante anche vedere lo stato della temperatura oltre che della carica. Insieme alla batteria abbiamo anche questo pacchetto dove ci dovrebbe essere il caricabatterie, che viene sempre dato a corredo dal Litio Store. Andiamo subito ad aprire la scatolina e vedete che questo è il caricabatterie in dotazione. Prima però di proseguire con l'unboxing vi faccio vedere questo materiale qui. Sentite quando andiamo a battere il pugno come batte, come il suono è bello duro e cupo. Non c'è più il rumore della lamiera. Questo è un materiale
che viene dalla Russia. Il nome è la marca è il Noiko, ed è un isolante insonorizzante per auto. Viene usato, è fonoassorbente, butilico, viene usato anche per chi monta gli impianti stereo, no? Nelle macchine e vuole isolare alla perfezione il veicolo e avere un suono perfetto. Nel furgone, nel camper, è molto utile. Vedete, abbiamo rivestito il soffitto, qui c'è lo spazio dove andrà l'oblò, abbiamo isolato tutto il furgone e in questo modo abbiamo un'insonorizzazione acustica di alto livello. Anche di questo prodotto vi mettiamo il link in descrizione. Questi invece sono pannelli in polistirene estruso da 3 cm di spessore che abbiamo comprato alle Leroy Merlin. Costano poco più di €1 a pannello, quindi dovrete semplicemente fare il calcolo di quanti metri quadri vi occorrono e comprare i pannelli necessari. Questi verranno incollati, attaccati sopra la parete con una schiuma poliuretanica e sopra di questi metteremo un terzo strato di materiale fonoassorbente. Come dicevo, per isolare le nostre pareti abbiamo scelto di fare 3 strati di 3 prodotti differenti. Questo materiale per l'acustica, il polistirene estruso per l'isolamento termico, quello vero e proprio, e poi abbiamo preso questi rotoli. Sono praticamente delle specie di fogli isolanti di alluminio e fanno da isolante termico e acustico. Andiamo subito ad aprirlo. Uno di questi rotoli copre 7 metri quadri e costa poco più di €20, per capirsi. C'è anche il nastro in dotazione, quindi è molto interessante questa cosa da tenere presente, quindi non avrete bisogno di comprarne dell'altro. Noi l'abbiamo preso perché non sapevamo che ci fosse il nastro, ma tanto ci servirà per altre cose sicuramente. Vedete come è fatto? È un rotolo d'alluminio che si andrà a stendere su tutta la parete. Calcolando il fatto che il furgone all'interno misura 4 metri per 2, abbiamo calcolato 7-8 metri quadri per parete e quindi abbiamo preso 3 rotoli. Ora andiamo avanti con gli altri pacchetti. Qui abbiamo altre scatole, altri pacchetti da aprire e andiamo subito a vedere che cosa c'è qua dentro. Ok, qui abbiamo un altro componente che andrà a formare il quadro elettrico. Semplicemente abbiamo un deviatore che ci permetterà di passare dalla ricarica 220 da colonnina a inverter. Quindi ha 3 posizioni, 0, 1, 2, e quindi praticamente è uno switchatore. Decidiamo da dove prendere la corrente, se dall'impianto a colonnina oppure dall'inverter, mentre nella posizione neutra sullo 0 stacca completamente tutti i collegamenti. Ma proseguiamo, i pacchi sono tanti, dall'altra parte è tutta roba che serve. Eccolo qua, ve l'ho appena accennato. Vi accennavo appunto dell'attacco a colonnina, eccola qui. Questa è la scatolina che ci permette di collegarsi alla colonnina di ricarica, ad esempio se siamo in un campeggio. Quindi andrà fatto un foro in una parete e inserito questo sportellino qui. Questo per esempio è un componente che viene richiesto in Germania per poter omologare il camper. Senza di questo non passano, non accettano l'omologazione, perché quando andremo a finire i lavori poi porteremo il furgone in Germania nuovamente e procederemo con l'omologazione. Ma questo è un altro episodio che vedremo più avanti. Intanto ci siamo forniti di tutta l'apparecchiatura necessaria. Qui abbiamo un'altra scatolina
Perfetto. E qui dentro abbiamo il pannello di controllo, che sarà la centrale di tutto. Qui abbiamo le prese 12 volt, abbiamo le prese USB, qui abbiamo l'indicatore a LED che ci dice il voltaggio, quindi vediamo un po' lo stato della batteria, e i vari interruttori per accendere le varie utenze. Questi sono prodotti che avete già visto nella camperizzazione della Dacia, e magari vi metto il link qui sopra, così potrete vedere anche come abbiamo camperizzato la nostra Dacia. Vedete, ci sono tutti i vari cavi che vanno ovviamente collegati. Infatti molti di questi prodotti li avevate già visti, li avevamo già acquistati per camperizzare la macchina, ma ora vogliamo fare un passaggio un pochino più avanzato e camperizzare un furgone, quindi alcuni prodotti li abbiamo ricomprati perché il vecchio, quelli che avevamo, li abbiamo utilizzati altrove e quindi abbiamo ripreso tutto. Qui abbiamo un altro pacchetto, vediamo cosa c'è dentro. Ah, ecco, perfetto. Questo è il nastro, è un nastro potentissimo, soprattutto molto isolante, che serve a isolare gli oblò. Praticamente è un nastro di mastice molto potente che serve a dare un isolamento dall'acqua e dall'umidità. Questo verrà utilizzato nel momento in cui andremo a forare, a fare il taglio per l'oblò. Faremo un taglio, sopra ci sarà un adattatore che seguirà l'andamento del soffitto, però per non far passare l'acqua andrà isolato con questo nastro, e in più andremo a rivestire il tutto con il Sikaflex. Questo che vedete qui invece è il pavimento lamellare, che è spesso solamente 3 mm e andrà a ricoprire il pianale. Dobbiamo prima finire gli altri lavori, poi andremo a installare anche questo, ci sarà un video dedicato. E poi abbiamo qui la schiuma poliuretanica per l'isolamento, anche questa comprata all'Leroy Merlin. Sotto al pianale abbiamo messo un altro strato isolante che fa anche da isolamento termico. Abbiamo poi preso anche un tappetino ulteriore da mettere sotto il pavimento per assorbire ancora di più tutti i vari rumori, l'umidità e quant'altro. Sempre all'Leroy abbiamo comprato il lavello, un bel lavello abbastanza capiente di forma rotonda, e abbiamo poi acquistato il miscelatore e vari prodotti per il bagno e quant'altro. Ci mancano da ricevere ancora diversi pacchetti, magari nel frattempo, se arrivano, ve li aggiungo a questo video. Qui abbiamo altri pacchi, abbiamo anche questi, abbiamo. Ah, ok, qui perfetto, questo è il salvavita della Bitticino, il salvavita della Bitticino, un altro pacco. Qui abbiamo il Sikaflex, perfetto, bianco, e delle pinze per falegnameria, per poter fissare le varie cose. Ok, ecco, queste sono molto utili, belle potenti anche, mi sembrano. Sono belle dure, bello acquisto. Abbiamo poi infine quest'altro pacchetto. Ecco qua. Questi sono gli adattatori per l'oblò, perché il tetto è ondulato e invece l'oblò è piatto, e questi sono fatti apposta per il Ducato. Vedete, la sagoma è questa qui, 40 cm, e c'ha la sagomatura precisa che segue il bordo del tetto. Perfetto. Qui c'è la batteria al litio che abbiamo aperto in casa prima,
e che andremo a posizionare sotto al sedile. Andremo a levare la valigetta con il crick e andremo a posizionare la batteria sotto al sedile. Come vedete abbiamo tolto anche il pannello che separa la cabina dal lato posteriore. E quindi cosa dire, dopo questo lungo e importante unboxing noi proseguiamo i nostri lavori, voi continuate a seguirci. Se volete vedere come verrà trasformato questo furgone, continuate a seguirci, e se il video poi vi è piaciuto, non può che farci piacere, magari mettete un bel like, e iscrivetevi al canale, e niente, vi saluto dal nostro furgone e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per averci seguito, a presto.